Just telling me it's right. It's so different when you take me to the light. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte, io sono Tiziana e oggi un altro progetto elegante ma pensato per le principianti perché ho utilizzato il punto fantasia davvero semplicissimo e un unico pannello. Prima di vedere tutto quello che ci serve per questo progetto vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui miei social. Questo bellissimo progetto troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10%. Il kit è composto da una rocca di Indalux e potrete scegliere tra le varie tonalità perché ce ne sono tantissime e anche di nuove, poi questa splendida chiusura in legno e una tracolla. Per quanto riguarda l'uncinetto io utilizzerò il numero 4, ma l'Indalux si lavora benissimo dal 3,5 al 4,5, quindi adattate l'uncinetto che vi è più congeniale. Quindi a questo punto ci mettiamo subito all'opera. Iniziamo la lavorazione realizzando 36 catenelle e poi ripartiamo dalla seconda per tornare indietro con dei punti bassi. Tenete presente che questo tipo di lavorazione, questo punto fantasia, ha bisogno di un numero dispari di punti. Allora, anziché ripartire sulla seconda come partiamo solitamente, voltiamo il lavoro in questo modo e vedete ci sono queste costine. E qui dobbiamo andare a lavorare i nostri punti bassi di ritorno, quindi partendo dal secondo punto li andiamo a prendere, vedete? Sono proprio qui sul retro e quindi in totale otteniamo 35 punti bassi, quindi se voi volete realizzare questo punto con altre misure, l'importante è che siano dispari. Quindi io adesso torno indietro, realizzo questi punti, ci vediamo qui per vedere come fare il giro successivo. Primo giro completato, quindi faccio una catenella, volto il lavoro e adesso andiamo a realizzare il nostro punto fantasia. Allora, solo sul primo punto e sull'ultimo punto andremo a realizzare un punto basso normale. Qui, quindi inizio e fine riga saranno sempre questi. Poi invece iniziamo la sequenza, una mezza maglia alta sul punto successivo e una maglia bassissima su quello ancora seguente. Nuovamente una mezza maglia alta e un punto bassissimo, mezza maglia alta e punto bassissimo. E dobbiamo fare questa sequenza per tutta la riga, ad eccezione, ripeto, del primo punto che sarà un punto basso normale e dell'ultimo. Ve lo faccio rivedere ancora una volta, quindi mezza maglia alta e punto bassissimo, mezza maglia alta e punto bassissimo. Quindi facciamo tutta questa sequenza e poi faremo insieme il giro di ritorno del punto fantasia. Siamo arrivati quasi a fine riga, abbiamo gli ultimi due punti, quindi il penultimo sarà una mezza maglia alta e come vi avevo detto, come il primo punto, l'ultimo sarà una maglia bassa normale. E questo è il primo giro, perché non andremo altro che ripetere questo giro e quello che adesso vi faccio vedere per tutta una serie di giri. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, vedete già si intravede il motivo. Questo giro di ritorno dobbiamo semplicemente fare dei punti bassi in costa, quindi prendendo solo l'asola esterna in questo modo. Vedete, non il punto completo, ma qui. E questo solo sul giro di ritorno, in questo modo.
e mi raccomando devono essere sempre 35 perché altrimenti la sequenza poi non viene corretta. Arriviamo fino a qui, vi faccio rivedere ancora una volta la ripetizione di questo giro perché alla fine, come vi ho detto, saranno sempre ripetuti fino alla fine del pannello. Terminato il giro di punto basso in costa di ritorno, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e ripartiamo con la sequenza. Il primo punto sarà un punto basso normale e poi ripartiamo mezza maglia alta e punto bassissimo, mezza maglia alta e punto bassissimo, quello che abbiamo fatto prima. Quindi di nuovo la sequenza. Arrivato fino a qui non ci dimentichiamo che l'ultimo è pure un punto basso normale, catenella, si volta il lavoro e si procede con i punti bassi in costa. Nuovamente il punto alternando mezza maglia alta e punto bassissimo, quindi per tutto il pannello. Io alla fine andrò a realizzare 60 giri, quindi lo completiamo tutto e ci rivediamo per vedere come proseguire. Il pannello è quasi completato, quindi alla fine io ho fatto 60 giri, adesso vi dico le misure attuali. Abbiamo momentaneamente raggiunto circa 38 cm in lunghezza e circa 22 in larghezza, ma ancora manca il giro di contorno. E adesso vi faccio vedere. Io ho terminato col giro di ritorno a punto basso in costa e adesso aspettate che riprendo, ecco qui, e adesso noi che cosa dobbiamo fare? Una catenella, giriamo il lavoro, nello stesso punto andiamo a creare un altro punto basso, così abbiamo creato l'angolo dove c'è il punto basso, l'ultimo che abbiamo creato, una catenella e un punto basso. Adesso sotto ogni riga sottostante andiamo a creare un punto basso, così andiamo a rifinire il pannello e siamo anche pronti per le cuciture laterali. Vedete, questa è una riga e faccio un punto basso, qui ce n'è un'altra e faccio il punto basso e procedo così. Punto basso, vedete, arrivato qui nell'angolo faccio l'ultimo punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto, qua tutti i punti bassi, nell'angolo la stessa cosa, nell'angolo la stessa cosa e vado a completare. Quindi lo finiamo tutto e poi ci rivediamo per vedere come cucire il pannello, perché poi appunto lo dobbiamo rigirare in questo modo. Terminato tutto il contorno, allora io ho rivoltato al contrario, vedete, il disegno è all'interno perché le cuciture le facciamo al contrario e poi rivoltiamo la borsa dal dritto. Allora il pannello con il contorno è diventato 40 in lunghezza e 24 in larghezza. Adesso sempre con lo stesso filato, vedete io già ho legato qui per essere più facile la cucitura. Allora ci leghiamo qui, ci agganciamo anzi, qui ho fatto un nodino e adesso noi prendiamo le asole esterne, quindi non tutto il punto, ma prendiamo le asole che ci troviamo uno di fronte all'altro, sempre parliamo di esterno, quindi questa e questa, e facciamo questa cucitura, vedete, in questo modo. Tiriamo per bene e procediamo.
Vediamo se lo metto così viene ancora più facile la visuale. Vedete? Qui noi abbiamo il punto intero e il punto intero, solo esterna, e si procede fino a questo punto. Poi facciamo la stessa cosa anche da questa parte, rivoltiamo al contrario e ci rivediamo per vedere come agganciare la nostra chiusura in legno. Finite le cuciture, ho rivoltato la borsa al contrario. Questo è il risultato, e proprio la parte delle due cuciture dovrà coincidere con questa parte in maniera tale che così la borsa verrà perfettamente centrata. Adesso qui abbiamo una parte abbastanza, diciamo, la più importante e la più lunga, nel senso che ci vuole un po' di pazienza. Dobbiamo, vedete qui questa nostra chiusura, qui ha una fessura e proprio in questa fessura dobbiamo fare passare, quindi dobbiamo entrare la nostra lavorazione, lasciando, mi raccomando, coincidere. Io infatti l'ho legata questa parte centrale. Quindi io che cosa faccio? Comincio con un cacciavite, piano piano, a entrare la nostra lavorazione, che non vi preoccupate, entrerà tranquillamente. Noi dobbiamo soltanto fare questa parte qui con molta pazienza. Vedete? Quindi cercare di entrare quanto più lavoro possibile in questo modo. Proprio dobbiamo accompagnare con un cacciavite la nostra lavorazione. Poi ovviamente questa operazione va fatta per bene su tutta questa parte. Poi noi abbiamo in dotazione le viti. Io adesso vi faccio vedere come vanno avvitate. Allora, io prendo una vite, la posiziono qui. Allora, sarebbe meglio con un cacciavite calamitato. Io non ce l'ho, comunque in qualche modo, vedete, ecco. Quindi anche questa è una fase più che altro delicata. Praticamente con un po' di pazienza e anche fortuna, ecco qui, io vado a inserire la mia vite in questo modo. Io adesso non la entro tutta, semplicemente perché ancora devo inserire per bene tutta la lavorazione. Quindi questo lavoro va fatto su tutti i fori dove vanno introdotte le nostre appunto viti. Quindi completato questo, qui andiamo a inserire la nostra tracolla e la borsa sarà completa. Ed eccolo qui questo progetto completato, secondo me davvero molto carino, elegante, e con la tracolla comunque può essere utilizzata anche per serate non decisamente eleganti. E vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su borgodepazzi.com che potete acquistare col mio codice sconto del 10%. Come avete visto dal progetto, è davvero semplicissimo e soprattutto molto veloce, e potete scegliere tra tutte le varianti di Indalux, che sono tantissime e ce ne sono anche di nuove, quindi andate a dare un'occhiata. Come quantitativo io ho utilizzato quasi tutta la rocca, vedete mi sono rimasti circa 50 grammi, per cui se utilizzato in uncinetto più largo o già sapete che la vostra lavorazione è un po' più larga, togliete l'ultimo giro e vi basterà abbondantemente. Come al solito, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype, seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.